Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Elena Rossi. Ho 26 anni. Per gran parte della mia vita ho creduto con tutto il cuore a una cosa. La mia matrigna ha distrutto la mia famiglia. Qualche anno fa, se qualcuno mi avesse chiesto di lei, non avrei detto nulla di gentile. Avrei detto che era fredda. Avrei detto che era egoista. Avrei detto che era entrata nella nostra casa come una sconosciuta e mi aveva portato via mio padre. Avrei detto che aveva cambiato tutto ciò che una volta sembrava caldo e sicuro. Almeno questa era la storia in cui credevo. Ma prima di parlarvi di Clara, devo raccontarvi qualcosa della mia vera famiglia. Sono cresciuta in una piccola e tranquilla città. Tutti si conoscevano lì. La nostra casa non era grande, ma quando ero bambina era piena d'amore. Mio padre lavorava per una ditta di costruzioni. Era un uomo silenzioso. Le sue mani erano rovinate dal lavoro e spesso tornava a casa stanco, ma ho sempre saputo che mi amava profondamente. Mia madre era molto diversa, era dolce, gentile e piena di vita. Amava cucinare, prendersi cura del suo giardino e raccontare storie durante la cena. Quando ero piccola, pensavo che fosse la persona più meravigliosa del mondo. Per molti anni la mia vita fu semplice e felice. Poi tutto cambiò. Avevo 12 anni quando mia madre si ammalò. All'inizio pensavamo fosse solo una piccola malattia. Pensavamo che sarebbe guarita presto. Ma non fu così. I medici dicevano molte cose che io non riuscivo a capire. Mio padre passava sempre più tempo in ospedale. Ogni sera tornava a casa più stanco, più silenzioso e più spaventato. Una sera si sedette accanto a me sul divano e mi prese la mano. Elena, disse piano, tua madre è molto malata. Ricordo ancora quel momento. Ricordo il suono dell'orologio, ricordo il profumo del tè nella stanza, ma soprattutto ricordo la paura nel mio petto. Qualche mese dopo, mia madre morì. Dopo quel giorno la nostra casa cambiò, diventò silenziosa in un modo doloroso. Mio padre cercava di prendersi cura di me, ma potevo vedere che era distrutto dentro. Sorrideva meno, parlava meno. A volte lo vedevo guardare vecchie foto di mia madre con le lacrime negli occhi. Per 3 anni ci siamo stati solo noi due. Poi un giorno mi disse qualcosa che cambiò di nuovo tutto. Avevo 15 anni quando mi chiese di sedermi con lui al tavolo della cucina. Sembrava nervoso. Elena, disse, c'è una persona che voglio farti conoscere. Lo guardai attentamente. Chi? Chiesi. Fece un respiro profondo. Si chiama Clara. Ci frequentiamo da qualche mese. Le sue parole mi colpirono come uno schiaffo.
ci frequentiamo? Dissi. Vuoi dire che hai una fidanzata? Lui annuì lentamente. In quel momento la rabbia riempì tutto il mio corpo. Come hai potuto? Dissi. Hai già dimenticato la mamma. Il suo viso diventò triste. Non è vero, disse piano, ma io non volevo ascoltare. Nella mia mente esisteva una sola verità. Nessuno avrebbe mai potuto sostituire mia madre, né allora né mai. Una settimana dopo incontrai Clara per la prima volta. Venne a casa nostra una domenica pomeriggio. Quando aprii la porta, era lì con un piccolo sorriso. Aveva morbidi capelli castani e occhi gentili. Nelle mani teneva una scatola di biscotti fatti in casa. Ciao Elena, disse dolcemente. È un piacere conoscerti. Io non sorrisi, non risposi. Mi girai semplicemente e tornai nella mia stanza. Quello fu l'inizio del nostro rapporto, o forse dovrei dire l'inizio della nostra guerra. Clara cercò molte volte di essere gentile, portava del cibo, mi chiedeva della scuola, cercava di parlare con me, ma io rifiutavo tutto quello che faceva. Se mi chiedeva com'era andata la giornata, rispondevo con poche parole. Se cucinava la cena, mi lamentavo. Se cercava di aiutarmi, le dicevo che non avevo bisogno di lei. Nel mio cuore avevo già deciso chi fosse. Era la donna che stava cercando di prendere il posto di mia madre. E la odiavo per questo. 2 anni dopo, mio padre la sposò. Il matrimonio fu piccolo. Si svolse al municipio con solo pochi parenti e amici. Tutti sorridevano e si congratulavano con loro, ma io stavo lì sentendomi una straniera nella mia stessa famiglia. Dopo la cerimonia, Clara si avvicinò a me con uno sguardo pieno di speranza. Elena, disse piano, so che per te è difficile, ma voglio davvero che diventiamo una famiglia. Io risi freddamente. Tu non sei la mia famiglia, dissi. Il suo viso cambiò. La speranza nei suoi occhi scomparve. Sembrava ferita, ma io mi dissi che non mi importava. Dopo il matrimonio, Clara si trasferì a casa nostra. All'improvviso tutto sembrava diverso. Puliva la cucina, sistemava le stanze e cercava di creare nuove abitudini. Forse per lei era un modo per aiutare, ma per me sembrava che stesse cancellando mia madre dalla nostra casa. A volte faceva domande semplici. Hai finito i compiti? Vuoi un po' di tè? Ma io rispondevo sempre in modo freddo. Smettila di comportarti come mia madre. Mio padre vedeva tutto. Molte sere cercava di parlarmi. Elena, diceva, Clara sta facendo del suo meglio, cerca di essere più gentile con lei. Ma io rifiutavo. No, dicevo, lei non appartiene a questa casa.
con il passare del tempo, la mia rabbia diventò sempre più forte. Dicevo ai miei amici che Clara era fredda ed egoista. Dicevo che faceva solo finta di essere gentile. Dicevo che voleva controllare la nostra casa e prendere il posto di mia madre. Ogni piccola cosa che faceva diventava un motivo per lamentarmi. Nella mia versione della storia, Clara era la cattiva e io ero la figlia che cercava di proteggere il ricordo di sua madre. Gli anni passarono così. Finì la scuola, iniziai a lavorare e continuai a vivere nella stessa casa con mio padre e Clara. Ma tra noi non cambiò nulla. La distanza tra me e Clara diventò sempre più grande. Ora, guardando indietro, capisco una cosa strana. Durante tutti quegli anni Clara non mi urlò mai contro, non mi insultò mai, non cercò mai di ferirmi. Non importa quanto fossi scortese, lei rimaneva calma. Ma in quel periodo non vedevo la sua pazienza, vedevo solo ciò che volevo vedere. Per me, lei era ancora la donna che aveva rubato mio padre e distrutto la nostra famiglia felice. Almeno questo era ciò in cui credevo. Non sapevo che un giorno, un solo momento, avrebbe cambiato per sempre il modo in cui la vedevo. E quando quel giorno arrivò, la verità su Clara mi sconvolse più di ogni altra cosa. Per molti anni abbiamo vissuto nella stessa casa, ma per me non sembrava mai una vera casa. Trattavo Clara come una straniera. Le parlavo solo quando era necessario e anche allora la mia voce era fredda. Lei però continuava a provarci. A volte preparava la mia zuppa preferita per cena. Si ricordava che mia madre me la cucinava quando ero piccola. Ma quando vedevo il piatto sul tavolo, alzavo solo gli occhi al cielo. Non devi fingere di sapere cosa mi piace, dicevo. Clara annuiva in silenzio, senza dire nulla. A volte mi chiedeva della mia giornata. Com'è andato il lavoro oggi, Elena? Bene, rispondevo senza guardarla. È successo qualcosa di interessante? No, e la conversazione finiva lì. Mio padre notava tutto. Potevo vedere la tristezza nei suoi occhi ogni volta che ci sedevamo insieme a tavola per cena. A volte cercava di fare una battuta o di cambiare argomento, ma il silenzio tornava sempre. Una sera, dopo cena, mi chiese di restare in salotto. Elena, disse gentilmente, dobbiamo parlare. Sapevo già cosa voleva dire. Se riguarda Clara, non voglio sentirlo, dissi. Mio padre sospirò. Lei tiene a te. Non è vero, risposi subito. Come fai a saperlo? Perché lo vedo, risposi. Vuole solo controllare tutto. Mio padre mi guardò in silenzio per un lungo momento. Elena, disse piano, a volte vediamo solo ciò che vogliamo vedere.
Mi alzai con rabbia. Beh, io non voglio proprio vederla, dissi. Poi andai nella mia stanza. In quel periodo pensavo di avere ragione, ma la vita ha uno strano modo di mostrarci la verità quando meno ce lo aspettiamo. Qualche mese dopo successe qualcosa. Era un pomeriggio piovoso. Quel giorno finii il lavoro presto e tornai a casa prima di mio padre. La casa era molto silenziosa. Clara non era né in cucina né in salotto. Così salii al piano di sopra. Mentre passavo davanti allo studio di mio padre, notai che la porta era leggermente aperta. La luce era accesa. Di solito non entravo mai in quella stanza. Era il posto privato di mio padre, pieno di vecchi libri, documenti e fotografie di famiglia. Ma quel giorno vidi Clara dentro. Era seduta alla scrivania con dei fogli davanti a sé. Aveva un'espressione seria. Rimasi per un momento davanti alla porta. Poi la aprii completamente. «Che cosa stai facendo?» chiesi bruscamente. Clara alzò lo sguardo, sorpresa. «Oh, Elena, sei tornata presto!» «Questa non è una risposta», dissi. «Perché sei nello studio di mio padre?» Lei fece una pausa. «Stavo sistemando alcuni documenti», disse. Mi avvicinai e guardai i fogli. Erano documenti medici, referti ospedalieri, lettere dei dottori. All'improvviso il mio cuore diventò pesante. «Perché hai questi?» chiesi. Clara mi guardò in silenzio. «Sono le cartelle cliniche di tuo padre». La stanza sembrò diventare fredda. «Mio padre è sano», dissi velocemente. Clara non rispose subito. Fece un respiro lento. «Elena», disse dolcemente, «tuo padre non voleva preoccuparti». La fissai. «Di cosa stai parlando?» «Va dai medici da diversi mesi», disse. La mia mente si rifiutava di crederci. «No», sussurrai, «non è vero, lui sta bene». Clara scosse lentamente la testa. Voleva essere sicuro prima di dirtelo. Guardai di nuovo i documenti. Improvvisamente tutti i piccoli segnali tornarono nella mia mente. Il suo viso stanco, le sue serate silenziose. Il modo in cui a volte si teneva il petto quando pensava che nessuno lo stesse guardando. Non avevo notato nulla. Ero troppo occupata a odiare Clara. «Che tipo di malattia?» chiesi con la voce tremante. Clara abbassò lo sguardo. «Il cuore», disse. Quelle parole mi colpirono forte. Mio padre era malato. Per un momento non riuscii a parlare. «Perché non me l'ha detto?» sussurrai. Clara mi guardò con occhi tristi. «Perché sa quanto hai già sofferto», disse. La stanza diventò molto silenziosa. Poi notai un quaderno sulla scrivania.
riconobbi la calligrafia di mio padre sulla copertina. «Che cos'è?» chiesi. Clara guardò il quaderno, poi guardò me. «È qualcosa che tuo padre stava scrivendo», disse. «Scrivendo cosa?» Fece una piccola pausa. «Lettere», disse dolcemente. «Lettere per te». Il mio cuore iniziò a battere più forte. «Per me?» Clara annuì. «Nel caso gli succeda qualcosa». All'improvviso mi sembrò difficile respirare. Presi lentamente il quaderno e lo aprii. Le pagine erano piene della scrittura di mio padre. La prima lettera iniziava con parole semplici. «Cara Elena, se stai leggendo questo, significa che non ho avuto abbastanza tempo per dirti tutto quello che volevo dire». I miei occhi si riempirono di lacrime. Chiusi il quaderno in fretta. «Non riesco a leggerlo», sussurrai. Clara si alzò lentamente. «Non devi leggerlo adesso», disse. «Ma c'è una cosa che dovresti sapere». La guardai. «Cosa?» Lei si avvicinò un po'. «Tuo padre mi ha chiesto di aiutarti e prendermi cura di te», disse. Aggrottai la fronte. «Che cosa vuoi dire?» «Prima che ci sposassimo, mi disse che era preoccupato per il futuro», spiegò. Sapeva che forse non sarebbe stato sempre qui. La fissai senza riuscire a parlare. Per anni avevo creduto che Clara fosse entrata nella nostra vita per sostituire mia madre. Ma ora, per la prima volta, iniziai a chiedermi se mi fossi sbagliata. Clara mi guardò con dolcezza. «So che pensi che io sia una cattiva persona», disse. «Ma non ho mai cercato di sostituire tua madre. Ho solo cercato di proteggere la famiglia che tuo padre amava». Qualcosa dentro di me si spezzò un po'. Quella notte non riuscii a dormire. Continuavo a pensare alle lettere, alla malattia di mio padre e alle parole di Clara. La mattina dopo andai in cucina. Clara stava preparando la colazione. Normalmente l'avrei ignorata, ma quella volta mi fermai. «Buongiorno», disse dolcemente. Esitai per un momento. «Buongiorno», sussurrai. Lei sorrise e mise un piatto davanti a me. «Uova, proprio come piacciono a te». Guardai il cibo. Di solito mi sarei lamentata, ma quella volta no. «Grazie», dissi piano. Clara sembrò sorpresa. Era un momento piccolo, ma sembrava il primo passo verso qualcosa di nuovo. Più tardi quel giorno trovai finalmente il coraggio di sedermi con Clara in salotto. Tenevo il quaderno di mio padre tra le mani. Le lettere erano ancora dentro. Il mio cuore batteva forte e la mia voce tremava. «Ho letto alcune delle sue lettere», dissi piano. «Lui si fidava di te. Si fidava di te per prenderti cura di me». Clara si sedette accanto a me. Non cercò di mettermi fretta,
non cercò di spiegare tutto subito, mi guardò soltanto con occhi calmi e gentili. Sì, disse dolcemente. Lui voleva che qualcuno che ti amasse restasse vicino a te, non qualcuno che sostituisse tua madre, qualcuno che proteggesse la famiglia che amava. Le sue parole mi fecero sentire il petto pesante. Per la prima volta dopo tanti anni iniziai a capire qualcosa di doloroso. Forse Clara non era mai stata il problema. Forse la mia rabbia mi aveva resa cieca, forse l'avevo accusata perché perdere mia madre mi aveva fatto troppo male. Avevo cercato così tanto di mantenere vivo il ricordo di mia madre che avevo chiuso il mio cuore a tutti gli altri. Mi dispiace, sussurrai. Quelle parole erano difficili da dire, ma le sentivo davvero. Clara mi guardò con dolcezza negli occhi. Elena, va tutto bene, disse. Capisco, stavi soffrendo. E stai ancora soffrendo, ma non è mai troppo tardi per ricominciare. Mai troppo tardi. Quelle parole rimasero nel mio cuore. Era davvero possibile? Potevo finalmente lasciare andare tutta la rabbia che avevo portato dentro per così tanto tempo. Potevo guardare Clara e vedere finalmente la verità. Quel pomeriggio parlammo per la prima volta dopo tanti anni. Le raccontai della mia infanzia. Le parlai di mia madre, del mio dolore e della rabbia che avevo provato quando era entrata nelle nostre vite. Clara ascoltava in silenzio, non mi interrompeva, non mi giudicava, semplicemente ascoltava. Poi mi raccontò la sua parte della storia. Disse che non aveva mai voluto sostituire mia madre. Amava mio padre, sì, ma aveva anche voluto bene a me fin dall'inizio. Ogni pasto che cucinava, ogni domanda che mi faceva, ogni piccolo gesto gentile era il suo modo di cercare di avvicinarsi a me. E ogni volta che la respingevo, lei sceglieva la pazienza. Non si è mai arresa con me. Le lacrime mi riempirono gli occhi mentre la ascoltavo. Per anni avevo vissuto dentro una storia fatta di rabbia e accuse, ma ora capivo che quella non era tutta la verità. Era solo la verità che avevo scelto di credere. Nelle settimane successive le cose iniziarono lentamente a cambiare tra noi. Non ero perfetta. A volte reagivo ancora in modo freddo senza pensarci. A volte i vecchi sentimenti tornavano. Ma poco a poco iniziai a vedere Clara come una persona vera, non solo come la matrigna che avevo odiato per anni. Era gentile, era paziente, era più forte di quanto avessi mai capito. Una sera mio padre tornò a casa presto. Sembrava stanco, ma quando vide me e Clara sedute insieme,
Mentre parlavamo e ridevamo piano, il suo viso cambiò. I suoi occhi diventarono dolci. Aspettavo questo momento da tanto tempo, disse piano. Lo guardai e sorrisi. Anch'io, dissi. Da quel momento la nostra casa iniziò lentamente a sembrare di nuovo una vera casa. Non era la stessa casa che avevo conosciuto con mia madre. Quella casa non sarebbe mai tornata, ma questa era una nuova forma di casa, un luogo dove l'amore poteva crescere di nuovo, un luogo dove il perdono era possibile. Guardando indietro ora, capisco che la rabbia può renderci ciechi. Per anni non sono riuscita a vedere l'amore di Clara perché ero troppo concentrata su ciò che avevo perso. Ma l'amore non arriva sempre nel modo in cui ce lo aspettiamo. A volte arriva in silenzio, a volte aspetta con pazienza, a volte rimane anche quando lo respingiamo. Un pomeriggio ero seduta con Clara in giardino. Parlavamo di cose semplici e ridevamo insieme. Per la prima volta dopo tanti anni sentii pace dentro di me. Elena, disse Clara dolcemente, sono orgogliosa di te per aver visto la verità. La guardai e sorrisi. E io sono orgogliosa di te per non esserti mai arresa con me, dissi. Quella sera capii che qualcosa dentro di me era cambiato. Avevo imparato che il perdono non è facile, ma può guarire un cuore spezzato. Avevo imparato che una persona che una volta odiavo poteva diventare qualcuno di cui fidarmi. E nel profondo sapevo che mio padre aveva sempre avuto ragione su Clara. A volte le persone che allontaniamo sono quelle che stanno cercando più di tutte di amarci. E a volte lo capiamo solo quando finalmente apriamo il nostro cuore. Ora, la nostra famiglia non è perfetta. Abbiamo ancora piccole discussioni come tutte le famiglie. Ma adesso nella nostra casa ci sono amore, rispetto e comprensione. E ho imparato che questo è ciò che rende davvero una famiglia. Se ti è piaciuta questa storia e vuoi migliorare il tuo ascolto dell'italiano, visita il mio canale YouTube Italiano Tals. Lì troverai storie emozionanti in italiano semplice, create per studenti di livello A1 e A2. Ogni storia ti aiuterà a praticare l'ascolto, imparare parole utili e capire lezioni di vita in modo semplice. Ascolta lentamente, impara naturalmente e goditi ogni storia. Iscriviti al canale ed entra nella nostra comunità di studenti di italiano. Impariamo, ascoltiamo e cresciamo insieme. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.